Salve ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi parlerò delle maschere della Basecamp, un'azienda leader nella produzione di maschere antipolvere particolarmente facili da indossare, comode ed economiche. Ma funzioneranno come quelle tradizionali? Tutti sappiamo che in molte delle attività che svolgiamo all'interno del nostro garage siamo soggetti all'inalazione di piccole particelle sospese o agenti tossici potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Ma molto spesso per pigrizia o semplicemente per fare in fretta, soprattutto nelle brevi attività o magari quelle in esterna, evitiamo di proteggerci. Attenzione ragazzi! Prima di proporvi questo prodotto, l'ho personalmente provato in varie delle attività più comuni, come per esempio la lucidatura o addirittura la verniciatura di un mezzo, la pulizia di parti con benzina o altri solventi, la lavorazione con macchine e utensili che generano polveri o fumi potenzialmente dannosi, o altre lavorazioni come l'imbiancatura non inerenti prettamente ad un motorino, ma in questo caso al mio nuovo garage. E sinceramente devo ammettere che sono rimasto positivamente colpito dalle loro prestazioni. Prima di andare nel dettaglio a vedere le caratteristiche tecniche di questo prodotto, vi lascio in descrizione il link per un eventuale acquisto e questo codice che vi darà diritto ad uno sconto del 10%. Per prima cosa facciamo un confronto visivo fra le tre principali tipologie di maschere che troviamo in commercio. Questa è la classica mascherina che usavamo, ahimè, durante il Covid, leggerissima però con un potere di filtraggio decisamente basso. Questa è la Basecamp, che come dimensioni e come peso è molto simile a questo. Questa è una tipologia di maschera che trovavamo, diciamo, fino ad oggi, finché non sono arrivati quelli della Basecamp, normalmente in commercio, in cui diciamo, questo, pur essendo morbido, ha una durezza decisamente maggiore di questo qua. La fascia che serve per legare la mascherina dietro è abbastanza complicata da montare, mentre invece in Basecamp abbiamo un materiale decisamente morbido e facilissimo da usare, e praticamente la potenziale di filtraggio di queste due maschere è molto simile. Naturalmente per i nostri lavori dobbiamo scartare questo tipo di mascherina perché non serve a proteggerci da fumi e agenti chimici. Queste due sono molto simili, ma come vedete sia l'ingombro e dunque la portabilità, questa la potete portare tranquillamente in una borsa degli attrezzi, questa è già più complicato, e anche a livello di comodità proprio di materiale, questa è molto rigida, questa al contrario è molto morbida. Queste sono le due mascherine che ho provato, la N Plus e la N Pro. Entrambe sono costruite con materiale fatto da neoprene e licra. Il neoprene è rinomato per il suo utilizzo nelle mute da sub professionali ed è integrato qui nella mascherina antipolvere, dando a entrambi una eccezionale elasticità e garantendo una vestibilità facciale sicura e di migliore tenuta. La tecnologia Basecamp utilizza dei filtri a 6 strati che bloccano fino al 99,6% di polline, polvere e altre particelle. Inoltre uno dei filtri è quello al carbone attivo che neutralizza efficacemente odori, fumo, esalazioni e sostanze chimiche organiche, garantendo così all'utilizzatore di respirare aria pulita. La durata di questi filtri va da un minimo di 20 ore di utilizzo a un massimo di 40 ore, dipende naturalmente dal tipo di utilizzo e dal tipo di sostanze e dalla qualità di sostanze che devono filtrare. Sta di fatto che per un utilizzatore occasionale come possiamo essere noi che lavoriamo in garage, la mascherina con filtro può durare benissimo mesi di lavoro, minimo uno se la adoperiamo tutti i giorni. Mi preme quindi ricordare che quando l'acquistate, in ogni confezione vi troverete una fornitura di ben 6
filtri di ricambio, la cui sostituzione è decisamente semplice. Basterà tenere la parte esterna e svitare la parte interna, che il filtrino in plastica si smonta. Smontandoli entrambi potrete cambiare il filtro. Quando smontate fate attenzione che la parte interna in plastica è dotata di questa gomma che fa da valvola, ovvero fa sì che l'aria fuoriesca dall'interno verso l'esterno, ma non il contrario. Questo garantirà che non vi si appannino gli occhiali durante l'utilizzo. Per il rimontaggio non dovremo fare che il passaggio contrario, ovvero inserire la parte interna e rotarla in senso orario. Facciamo attenzione che queste asole di ingresso dell'aria normalmente, ed è giusto che rimangano nella parte verso il viso e non verso l'oggetto, il punto di lavorazione, altrimenti si rischierebbe di farle intasare con la polvere. E questa clip nasale regolabile che ci permette di far aderire perfettamente a qualsiasi tipo di naso, di volto, la mascherina. Come ho già detto, le caratteristiche tecniche di entrambe le mascherine sono pressoché le stesse. La differenza tra le due sta soprattutto nel tipo di allaccio, ovvero la N Plus è quella più veloce e facile da indossare perché ha un singolo punto di aggancio, una fascia molto larga e comoda, e questi due fori a forma di diamante dove inseriremo le orecchie, quindi versatile per qualsiasi lavoro, anche di qualche minuto o per non dire qualche secondo. La indossiamo e la togliamo veramente in zero tempo. La M Pro invece è dotata di due fasce completamente regolabili e personalizzabili per un comfort ottimale e una vestibilità sicura e aderente. Ne abbiamo appunto una superiore completamente regolabile in lunghezza ed una inferiore a strappo. Bene ragazzi, spero quindi che il video vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante questi prodotti per le vostre attività hobbistiche o professionali, soprattutto visto il prezzo e la presenza di ben 6 ricambi che vi garantiranno di utilizzare la maschera per veramente molto tempo. Ma attenzione, per ringraziarvi di aver visto il video fino alla fine, vorrei regalare una di queste mascherine al primo che nei commenti risponderà correttamente alla seguente domanda. La domanda è: nel canale troverete una serie di video di un restauro di una Vespa 50L, quella rosa per i più affezionati. Nell'ultimo video, quando io la metto in moto, in realtà c'è un particolare sulla Vespa diverso da quello che ho montato durante il restauro, perché nonostante l'abbia restaurato, poi in realtà il funzionamento non era così corretto, dunque l'ho dovuto sostituire. Quindi il primo che nei commenti scriverà esattamente qual è il pezzo che ho sostituito, gli regalerò una di queste mascherine. Vi invito quindi a mettere un bel like e ad iscrivervi al canale cliccando il logo in basso a destra. Quindi buona caccia al dettaglio a tutti e alla prossima!